Oggi voglio parlarti di microfoni shotgun tipo questo. Voglio spiegarti perché non devi usarlo nella tua stanza, nella stanza dove registri i tuoi podcast o i tuoi video, ma allo stesso tempo voglio parlarti della qualità pazzesca del suono di questi microfoni. Come ti raccontavo nell'introduzione, oggi voglio parlarti di microfoni shotgun, ma non voglio parlarti di modelli, marche o altro. Voglio raccontarti tutta una serie di cose perché secondo me bisogna fare un po' di chiarezza su questa tipologia di microfono. Allora, mettiti comodo perché ho un sacco di cose, secondo me, molto interessanti da raccontarti. Allora, in primis, perché questi microfoni vengono usati anche per registrare la voce nei video o nei podcast o anche per lavori di voice-over? Allora, questi microfoni nascono tanto tempo fa, negli anni 70 più o meno, e nel cinema. Nel cinema perché prima c'erano microfoni molto pesanti, quindi questi qua erano microfoni pazzeschi perché erano resistenti all'umidità e potevano, grazie alla loro forma, ora questo che vedi non è molto lungo, ci sono anche quelli ancora più lunghi, non dico il doppio ma quasi. Qual è la loro particolarità? Che anche tenuti molto lontani rispetto alla fonte, immaginati un film, c'è l'attore che parla, tu il microfono non lo vedi, ok? Perché? Perché è molto lontano, ok? E quindi sul set, nei film, hanno iniziato a usare questi microfoni che erano molto più leggeri, erano molto più direzionali e restituivano un audio perfetto. Laddove però spesso l'audio nei film era troppo rumoroso, che cosa si faceva? Si doveva, ed è una cosa che si fa ancora oggi, si torna in studio e si ridoppia quello che, i suoni, le voci, i dialoghi che non sono venuti bene. E quindi, giustamente, avendo registrato sul set con un certo tipo di microfono, anche in studio si registra con quel tipo di microfono. Ecco perché i microfoni shotgun sono diventati anche microfoni con i quali tanti artisti del voice-over a livello internazionale utilizzano questi microfoni per fare, appunto, per dare la voce a spot o a qualsiasi altra cosa, altra produzione. Veniamo a noi, non so se sapevi questa curiosità, però te l'ho raccontata. Nello specifico mi riferisco a un microfono in particolare che è lo standard di tutte le produzioni del mondo da un punto di vista audio, che è il Sennheiser MKH416, che io non ho. È un microfono che costa 1.000 euro più o meno, quindi neanche tantissimo se pensi che viene usato sui set a Hollywood, no? Dove c'hanno produzione, dove c'hanno macchine da presa che costano 50.000 euro e il microfono costa 1.000 euro. Quindi in proporzione non è neanche troppo costoso. Ora, veniamo a noi, perché noi non facciamo film, almeno io non faccio film, quindi perché dovremmo usare questo microfono? Allora, questo microfono, questa tipologia di microfoni, che in realtà prima ti dicevo che esistono anche più lunghi, ma esistono anche più corti. Ok, questo nello specifico è un'Audio-Tecnica AT875R, questo qui è un Sennheiser MKE600. Ok, questo costa intorno ai 150 euro, questo qui costa intorno ai 280 euro. Una cosa del genere più o meno. Allora, ti ripeto, non voglio parlarti di questi microfoni, poi farò dei video, te li farò anche sentire. Nello specifico voglio parlarti di una problematica che questa tipologia di microfono causa quando lo utilizzi in uno studio o in una stanza non acusticamente trattata. Allora, innanzitutto tu puoi vedere che hanno una forma abbastanza particolare, vengono chiamati shotgun proprio perché sembrano dei fucili. Benissimo. Hanno una capsula molto piccola, che più o meno sta qui, e hanno questo, il loro corpo, sicuramente lo riesci a vedere, con tutte queste seghettature, e questo qua si chiama tubo di interferenza, o interference tube, in inglese, che è sicuramente più figo. Allora, questi microfoni vengono utilizzati di solito fuori dall'inquadratura, un po' come sto usando il mio Octava MK01201, che però è un microfono pencil, è un'altra cosa, non è uno shotgun. Trovi diversi video dove ti spiego che cosa sono i pencil, eccetera. Questo microfono viene usato fuori dall'inquadratura. Ora, diversamente rispetto a questi microfoni qui, che hanno un pattern polare cardioide o ipercardioide o supercardioide, quindi abbastanza stretto, quindi prendono soprattutto ciò che arriva davanti, pochissimo di ciò che arriva di lato e un po' di ciò che arriva dietro, questo tipo di microfono qua, questi microfoni qui, hanno un pattern polare ancora più stretto. Quindi, se questo microfono non è orientato bene, la tua voce si sentirà male, perché immagina che ci sia una linea molto sottile
Se tu fai puntare questo microfono alla bocca, al mento o alla gabbia toracica in base al tipo di suono che vuoi, se vuoi che sia un po' più grosso, scuro, più chiaro, eccetera, eccetera, ma se io mi muovo, già si sente male, perché hanno un pattern polare strettissimo. Questo è positivo perché non riprendono tutto ciò che viene di lato. E quindi questo è comodissimo. Ma se ti muovi anche di pochissimo, il suono viene male. Per questo nei film c'è una persona che si chiama boom operator, cioè questa persona che ha questo tubo lunghissimo, quest'asta lunghissima, alla fine della quale c'è un microfono, il Sennheiser LMK H416. C'è questo microfono e il boom operator muove il microfono in base a come si muove il soggetto, restituendo un suono che è quasi sempre perfetto. Noi che siamo in studio, quindi dobbiamo bloccare questo microfono sulla macchina fotografica, fuori dall'inquadratura, che cosa succede? Che se magari parliamo, ci muoviamo, ci giriamo perché magari ci viene naturale, il suono cambia ed è brutto. Benissimo, prima ti ho fatto vedere che c'è il tubo di interferenza, no? Questo interference tube che ha queste... che è seghettato, ok? Ma a che cosa serve? Proprio a quello che ti stavo raccontando prima. Questi microfoni, grazie a questo tubo di interferenza, riescono a rigettare tutto ciò che non arriva direttamente qui. Ti ho fatto l'esempio prima, no? Puntarlo verso la bocca, il mento o la gabbia toracica, il petto. Tutto ciò che non arriva da lì viene rigettato. Ok, quindi i suoni che arrivano direttamente sul lato vengono rigettati. Quindi in teoria tu mi dovresti dire: Ale, ma quindi è perfetto in un ambiente non acusticamente trattato? Sì e no. Mi spiego. È perfetto sì in teoria. Nella pratica no, perché se hai una stanza molto piccola o una stanza non trattata acusticamente, cosa succede? Che nei lati del microfono arriverà in maniera molto veloce e in grande quantità il nostro eco, il nostro riverbero, no? Quindi la nostra voce che urta sulle varie superfici e torna qui. Che cosa succede? Che manda in tilt il microfono e avviene una cosa che si chiama cancellazione di fase. La cancellazione di fase non è altro che, prova a essere semplicissimo, il fatto che alcune frequenze, nello specifico quelle alte in questo caso, si sentono confuse. Ora, sempre per non essere complesso, provo a spiegarti questo. La cancellazione di fase può avvenire su varie frequenze. Ora io ti ho fatto l'esempio delle frequenze alte, perché? Perché questo microfono non è molto lungo. Quindi in base all'angolazione, i due fattori sono l'angolazione e la lunghezza del microfono. Questa cancellazione di fase può avvenire sulle frequenze alte, sulle frequenze medie, sulle frequenze basse o dappertutto. Quindi più è lungo il tubo del microfono, più superficie c'è, più il tubo di interferenza è lungo, più si può verificare questa cancellazione di fase in maniera ancora più grave. Per questo i microfoni sono più lungo è il microfono, più in teoria puoi tenerlo lontano dal soggetto. Ricordati sempre i set cinematografici. Quindi ha senso usare microfoni ancora più lungo di questo in uno studio? Assolutamente no, è fuori senso. Cioè proprio non ha senso, ok? Fuori da ogni logica, ho detto fuori senso. Però fuori senso mi piace come espressione. Quindi diciamo che questa è la lunghezza massima che si può usare all'interno di uno studio. Questo invece è molto più piccolo, guarda, ha sempre sul suo corpo queste, sono molto diverse, ok, le vedi? Perché sono tecnologie diverse, sono marche diverse, ognuno le fa come vuole queste seghettature sul tubo di interferenza, ecco, e va bene così. Come evitare che ci sia questa cancellazione di fase? Allora, o non utilizzi affatto questi strumenti, questi microfoni qui nel tuo studio, oppure se vuoi utilizzarli devi, come al solito, trattare la stanza nella quale registri. Non c'è alternativa, perché questi ti restituiscono un suono pazzesco, questi in generale, ma la stanza deve essere trattata acusticamente. Quindi vuoi un suono di qualità? Devi trattare la stanza. Questo in realtà vale con qualsiasi microfono, ma a maggior ragione con questi, per il problema della cancellazione di fase. Ok? Spero di essere stato chiaro, ho cercato di semplificare al massimo i concetti, quindi su qualcosa sono stato un po' superficiale, ma per trasferirti appunto questo concetto.
Quindi che dirti, sono microfoni meravigliosi, io sono in fissa con questo tipo di microfono perché mi piacciono veramente tanto. Sono microfoni versatili, sono comodi, li puoi tenere fuori dall'inquadratura, insomma ti aiutano veramente ad avere un suono molto molto buono, a patto che ovviamente tu li utilizzi in uno studio o in una stanza acusticamente trattata. Così come fanno gli artisti che ti dicevo a livello internazionale in tutto il mondo, utilizzano microfoni come sempre quell'altro Sennheiser, non questo, per registrare la loro voce su vari contenuti. Ok? Spero di averti raccontato cose interessanti. Qualsiasi dubbio, domanda, curiosità, commenta questo video e io come al solito ti rispondo nel più breve tempo possibile. Ok? Grazie mille e noi ci vediamo settimana prossima.